Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Oggi sono qui in compagnia di Luigi Di Primio, titolare di Oasi Vivae Piante, e stiamo parlando di taleaggio, stiamo parlando di una delle cose sicuramente che affascina di più gli appassionati di giardinaggio, cioè come riuscire da una pianta a, si dice, propagarla e non riprodurla. Attenzione, perché giustamente Luigi dice è un errore grossissimo quello di dire non si può riprodurre una pianta, ma si può propagarla. Quindi andiamo a vedere tramite il sistema della talea come fare appunto a propagare una pianta, e oggi parliamo proprio dell'ambiente che queste nuove giovani piante vengono ospitate. Per quanto tempo poi, Luigi? Sicuramente l'ambiente è determinante e fondamentale per la riuscita di un buon taleaggio, quindi sicuramente dovremo creare le condizioni ideali affinché questo semplice talea, un pezzettino di legno, possa emettere nuove radici e quindi dar vita a una nuova pianta. La cosa fondamentale che spesso si trascura o non si valuta a sufficienza è l'umidità dell'ambiente. Il taleaggio avrà successo solo quando noi otterremo un ambiente molto umido, molto fresco, in assenza di sole diretto, ma di umidità prossima al 100%. Quindi solo in quel caso la pagina fogliare riuscirà a compiere tutti i suoi processi metabolici e a dare l'energia sufficiente alla talea affinché vengano emesse le nuove radici. E quindi chiedo subito a Luigi, io che faccio una talea nel classico vasettino, lo metto anche in una zona d'ombra, ma non lo copro, non gli creo questa situazione di umidità, rischio il fallimento? Si rischia moltissimo, cioè praticamente su 100 talee forse 4 o 5 potranno anche sopravvivere, ma poi parliamo di come può fare l'hobbista per ovviare a questo handicap. Adesso vediamo come noi operiamo nella nostra azienda, con un processo praticamente ormai industrializzato, si può dire, cioè molto dinamico e molto veloce, e un processo proprio finalizzato affinché si emettano nuove radici, proprio perché noi abbiamo nella nostra attività la propagazione di queste piante usando il metodo per talea. Cioè dobbiamo creare un ambiente umido, un ambiente fresco. Ora, questo ambiente umido si può creare in diversi modi. Sicuramente si può creare mettendo queste talee in contenitori con tanti alveoli con torba, e poi questi alveoli con torba possono essere messi per terra e umidificati in continuazione dall'alto, oppure noi usiamo creare un tunnel di radicazione. Che sono quelli che vediamo qua. Che sono questi che vediamo, che praticamente sono delle serre nella serra, dove abbiamo controllato la situazione dell'ombreggio, dove abbiamo controllato la situazione della temperatura e dove controlliamo la situazione dell'umidità. In pratica dentro questo tunnel noi abbiamo un'umidità al 100%, nel senso che i contenitori bagnati, che adesso andremo ad aprire e a vedere, si pongono in questo tunnel, e l'acqua che evapora, perché normalmente c'è un processo di evaporazione, condensa, e vediamo la condensa sul telo di plastica, e poi riprecipita all'interno di questi contenitori, creando un circolo vizioso affinché le foglie che abbiamo lasciato sulle talee vengano sempre mantenute fresche da questo ciclo di umidità che si viene a determinare dentro questo tunnel. Ovvio che il tunnel deve essere chiuso ermeticamente, altrimenti avremo un punto di fuga di questa umidità e quindi perderemo dell'acqua. Adesso andiamo ad aprire questo tunnel. Vediamo cosa c'è all'interno. Cosa abbiamo ottenuto all'interno. Che meraviglia! Per dare la sensazione di umidità io faccio cadere, attenzione, faccio cadere un po' di gocce d'acqua, e quindi voi avete la sensazione di questo ambiente che è estremamente bagnato, fresco, umido. Qua abbiamo sicuramente un'umidità del 100%. E si sente tutta. Allora, questa che inquadriamo adesso è una specie diversa da quella che ho in mano. Questa, ricordiamolo, è una fotina Red Robin che si usa per fare la siepe. Invece queste talee che vediamo inquadrate al momento sono piantine, sono talee ma stanno per diventare piantine perché hanno già emesso un po' di radici, di Trachelospermum miasminoides. Che quello che viene chiamato falso gelsomino, oppure Rhynchospermum miasminoides. Ecco. Quindi la nuova definizione, o la definizione più corretta, ricordiamolo, è Trachelospermum miasminoides, il falso gelsomino. Perfetto. Bene, queste talee di falso gelsomino hanno subito esattamente lo stesso processo di taleaggio, cioè siamo andati vicino a una pianta madre, abbiamo tagliato i rametti lasciando una foglia,
e interrando appunto la base del rametto. Ma attenzione, non so se devo fare questa precisazione, alcune persone il primo errore che fanno è quello di piantare sottosopra il rametto. Molte volte non si tiene conto che ovviamente la parte apicale deve stare sopra. Okay, giustamente, basale. Non diamo per scontato non nulla. Non diamo per scontato, perché ho visto molte volte le talee piantate al contrario. In quel caso il fallimento è totale. Allora abbiamo queste talee infilzate nei contenitori di torba che adesso vediamo, e quindi abbiamo la stimolazione con l'umidità al 100% della emissione di nuove radici da delle cellule rizogene che sono sempre presenti nei tessuti della talea. E quindi con questa condizione, con questo terriccio di torba e con questi alveolini piccoli, noi abbiamo già l'emissione di nuove radici. Ma guardate che bello! Da parte della talea radicata. Luigi, ma la torba è veramente poca, ne basta così poca? Allora, normalmente noi usiamo questi alveolini di torba molto ridotti per ospitare più piante possibili. Certamente l'hobbista userà dei vasini piccoli con 5-8 cm di diametro e infilzerà su questo vasetto anche 2 o 3 talee, quindi poi avrà 2 o 3 piantine che può lasciare tutte insieme raggruppate, oppure dividerle, un cespuglietto, oppure dividerle. Quindi praticamente queste talee, queste piante radicate sono già pronte e sarebbero già pronte per avere una situazione diciamo di ambientamento, una situazione di vitalità notevole. Quanto ci mettiamo ad ottenere questo risultato sotto questo tunnel? Con questo tunnel, con questo processo, il tempo che si impiega è molto vario a seconda del tipo di pianta che noi taleiamo, a seconda del periodo. Io direi uno spazio compreso tra i 30 e i 60 giorni noi riusciamo a ottenere una sufficiente radicazione affinché poi questa piantina venga piantata in un vaso un po' più grande, e quindi poi si avvia la crescita e per noi si avvia la vendita di nuove piante pronte per essere immesse sul mercato. Bene, allora insieme a Luigi oggi abbiamo visto questo processo per me affascinante della propagazione delle piante attraverso il sistema delle talee. Quindi Alessandro, Luigi e questo, quante saranno qua? Migliaia e migliaia di talee di falso gelsomino, si chiama così, giusto? Sì. Vi salutiamo, vi rimandiamo al prossimo video e vi ricordiamo sempre di mettere un bel pollice in su se questo video vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile per voi e per gli altri. Ciao, al prossimo video!